Bene, continuiamo con questa serie di meditazioni dedicate a questo meccanismo, al meccanismo della richiesta, dello svelare, del formulare quelli che sono le nostre necessità più profonde, i nostri migliori sentimenti e fare un po' di chiarezza in noi stessi e dare a tutto questo direzione ed energia. La meditazione di oggi è una meditazione non tanto dedicata a noi stessi quanto ad altre persone, a persone il cui filo della vita è legato in modo significativo a noi, persone a noi care, persone a cui vogliamo bene e che, almeno dal punto di vista dell'esperienza interna, occupano più spazio nel nostro cuore che là fuori. Quello che vi sto per proporre in realtà è una vera e propria cerimonia. Con questa parola, naturalmente, dobbiamo un po' metterci d'accordo perché la prima cosa che viene in mente quando si usa questa parola è la questione liturgica, la formalità, la solennità, ma quello che io voglio intendere con questa parola in realtà è la possibilità di condividere un'esperienza, di fare in modo che qualcosa che si sperimenta a livello individuale possa essere sincronizzato, possa essere condiviso insieme ad altre persone. È un lavoro che vi suggerirei di fare con amici. La potenza di un'esperienza di questo tipo si può esprimere attraverso diverse variabili. Una è il numero di persone. Tante più persone condividono un'esperienza di questo tipo, che noi chiamiamo cerimonia, tanto più potente sarà questa esperienza. Oppure poche persone ma che condividono un forte sentimento di affetto, a volte può essere tra familiari, tra persone che si vogliono bene, che stanno attraversando un momento particolare. Bene, un profondo affetto, un forte sentimento, un forte legame o un ampio numero di persone che condividono questo tipo di esperienza che vi sto per proporre, rafforza ancora di più questi sentimenti, la direzione delle nostre migliori intenzioni e l'esperienza in generale. Sin dall'antichità, in alcuni popoli o culture, si è preteso di prendere contatto con la realtà attraverso la cerimonia. E cioè queste persone credevano che in qualche modo il reale fosse percepibile non tanto attraverso i sensi esterni, attraverso la percezione, attraverso i procedimenti razionali, attraverso il tatto, la vista, l'udito, quanto piuttosto da un altro tipo di esperienza, che la realtà potesse essere penetrata da un'esperienza non individuale ma collettiva. Ancora oggi noi siamo circondati da cerimonie, e anche se in un ambiente maggiormente desacralizzato. Celebriamo i matrimoni, inaugurazioni, diciamo buongiorno, buonasera, auguriamo il meglio per le persone a cui vogliamo bene, ci sono cerimonie di tipo giuridico, insomma, molti esempi di questo tipo. Quello che cambia è che noi, in questo caso, stiamo riconoscendo questo tipo di cerimonia come tale. Normalmente nella vita quotidiana non le riconosciamo come cerimonie. Quando diamo la buonanotte a qualcuno, non è che ci stiamo immaginando che quella è una cerimonia. In questo caso prendiamo un testo come riferimento e lo prendo da questo libro, non so se si legge, Il messaggio di Silo. Parleremo un po' più avanti di questo testo e anche di Silo, se volete, ma in questo momento quello che ci interessa è questa cerimonia che si chiama cerimonia del benessere. Quindi senza bisogno di guru, di maestri, di qualcuno che si incarichi di fare da pontefice, semplicemente con alcuni amici, potete essere 3 persone, come 20, come il numero che volete, vi riunite, se preferite vi mettete in cerchio per esempio, si potrebbe scegliere un lettore, qualcuno che legge più o meno questo testo qui, ma diciamocelo chiaramente, l'idea non è tanto quella di essere schiavi di un testo, l'idea è di capire un po' lo spirito di questa cerimonia, di questa esperienza condivisa e cercare di adattarlo a quella che è la propria sensibilità. In questo senso è il testo che ci viene incontro e non noi che ne andiamo incontro al testo.
Di questo libro e questo testo in particolare metterò giù sotto il link in descrizione, sotto al video. Voi lo potete guardare, scaricare gratuitamente, modificare come volete, sperimentarlo. Sentitevi liberi di fare tutti gli esperimenti che volete. Quindi adesso supponiamo che vi siete riuniti. Siete un po' di persone, 2 persone, forse 3 persone, forse di più, e si sceglie una persona che legge. E questa persona inizia leggendo più o meno questa frase. Siamo riuniti per ricordare le persone che ci sono care. Alcune di queste persone hanno problemi nella loro vita affettiva, difficoltà nella loro vita di relazione o problemi di salute. Dirigiamo verso di loro i nostri pensieri e ciò che di meglio desideriamo per loro. Dirigiamo verso di loro i nostri pensieri e ciò che di meglio desideriamo per loro. E confidiamo che arrivi fino a loro la nostra richiesta di benessere, che all'altra persona arrivino i nostri migliori sentimenti, i nostri migliori desideri. E questo, indipendentemente da come stiano le cose veramente, orienterà noi in una determinata direzione piuttosto che un'altra. Quindi confidiamo che arrivi fino a loro la nostra richiesta di benessere. Pensiamo alle persone che ci sono care, quindi sentiamo la presenza di queste persone care e sperimentiamo il contatto con queste persone care. Lo facciamo dalla profondità del cuore, come se ci fosse un punto nella profondità del nostro cuore in grado di rompere le barriere del solipsismo. Prendiamoci qualche minuto per meditare sulle difficoltà in cui si trovano queste persone e qui ci prendiamo un po' di tempo, può essere 1 minuto, 2 minuti, a seconda della necessità, a seconda della situazione. Un momento di silenzio dove le persone che si sono riunite si prendono del tempo per fare una meditazione profonda, sincera, sentita, mettendosi un po' nei panni dell'altro. Avete sentito usare questo termine, questa espressione? Mi metto nei panni dell'altro, nel punto di vista di quest'altra persona. Si fa questa operazione mentale, questa cosa che sembra tanto difficile da fare oggi, ma che è relativamente facile da fare con le persone a cui siamo legati, alle persone a cui vogliamo bene. Quindi facciamo questa operazione, ci prendiamo un po' di tempo e quando perlomeno il lettore, colui che legge, vede che più o meno ci siamo, è un po' una questione di arte, di sensibilità, riprende la lettura e dice: vorremmo ora far sentire a quelle persone ciò che di meglio desideriamo per loro. Un'ondata di sollievo e di benessere deve arrivare fino a loro. Vorremmo far sentire è il desiderio che abbiamo che i nostri migliori sentimenti possano essere percepiti da queste persone a cui vogliamo bene. È quella necessità che tutti abbiamo di uscire da noi stessi, di vivere anche all'interno delle persone che amiamo e di arrivare a sperimentare un contatto con loro. E qui di nuovo prendiamoci qualche minuto per raffigurarci mentalmente la situazione di benessere che desideriamo per le persone che ci sono care. Ce lo raffiguriamo mentalmente. Ora, non so come stiano le cose, se questo benessere a queste persone care gli arrivi oppure non gli arrivi, ma questo fatto di raffigurarci mentalmente il meglio che desideriamo per queste persone, la situazione di benessere che desideriamo per loro, è qualcosa che ci farà molto bene alla nostra salute mentale. Ci si prende un po' di tempo, ci si raffigura questa situazione e questo lo raccomando soprattutto al lettore. Quando il lettore vede che più o meno è un po' così, un fatto di intuito, di arte, vede che più o meno ci siamo, continua la lettura e c'è una parte un po' particolare, un po' delicata con cui si chiude questa esperienza condivisa, questa cerimonia. E dice così: concludiamo questa cerimonia
dando l'opportunità a chi lo desidera, di sentire la presenza di quegli esseri molto cari che, sebbene non siano qui con noi in questo tempo e in questo spazio, sono con noi, sono in connessione con noi, nell'esperienza dell'amore, della pace e della calda allegria. Ognuno si prenderà un po' di tempo per questa meditazione che può arrivare a essere anche molto profonda, e lo abbiamo accennato in un video precedente, A coloro che se ne sono andati si intitola. Alcune persone credono che il ricordo di queste persone continua in noi attraverso le azioni che queste persone hanno innescato in vita. È un tipo di trascendenza. Un altro tipo di trascendenza per altre persone ha a che vedere con la possibilità, in qualche modo, di incontrare l'essenza di quell'esperienza individuale, di quella persona a cui siamo stati legati, di poter connettersi con un'essenza che è immortale. È un altro tipo di credenza. Ci saranno persone che vedranno tutto questo all'interno della religione alla quale appartengono, altri che invece sono molto più razionalisti, molto più scientificisti, e saranno più inclini a pensare al tipo di ricordo, al tipo di vincolo che si è stabilito con quella persona e che la morte comunque non può cancellare, perché ciò che ha fatto, nel bene o nel male, continua in altri esseri umani. Bene, è un tipo di meditazione che prende un certo tempo, abbastanza breve comunque. Dopodiché, dopo un breve tempo, si conclude, ripeto, questo testo può essere modificato, sono parole più o meno indicative, quello che ci importa è riscattare lo spirito di fondo, il contenuto di fondo. Un tipo di finale, diciamo, potrebbe essere questo, così come è scritto in questo libro, Il messaggio di Silo, è così. Questo è stato un bene per altri, riconfortante per noi e di ispirazione per la nostra vita. Ci salutiamo immersi in questa corrente di benessere rafforzata dai migliori desideri dei presenti. Qui si conclude questo tipo di esperienza, che è una cerimonia perché non è individuale, è condivisa, non è per noi stessi. In questo tipo di esperienza stiamo uscendo da noi stessi, dalla nostra necessità, io, e ci stiamo in qualche modo aprendo a un'esperienza più grande. Spero che questo possa essere utile, possa essere di conforto. Vi invito assolutamente a sperimentarlo, perché le parole segnalate così attraverso un video non sono sufficienti a dare un'idea di questo tipo di esperienza, che è molto semplice in realtà. La grazia di tutto questo è che può essere fatto senza bisogno di un maestro, di una guida. Basta a turno scegliere un lettore che, diciamo, in modo sentito possa guidare, mettersi a disposizione dell'insieme e guidare questo tipo di esperienza. Tutto qui, fatemi sapere com'è andato, se vi è piaciuto, se avete potuto fare questo tipo di esperienza. Scrivetemelo nei commenti, vi ricordo che se il canale vi piace vi potete iscrivere, spuntare la campanellina per avere notifiche e aggiornamenti di nuovi video. Io direi che ci possiamo fermare qui e ci vediamo al prossimo video.